Un saluto a tutti e oggi partiremo per una avventura che ci porterà fino a Passo Giovo. Durante il percorso farò alcuni cenni storici di come e quando fu costruita questa strada, alcune leggende o miti e mi raccomando seguite tutto il filmato perché vi racconterò alcune interessantissime cose. La partenza è qui a Fornoli, un paesino alle porte di Bagni di Lucca, situato ad una altitudine di circa 120 metri sul livello del mare. Subito dopo Fornoli bisogna prendere la strada che porta a Tereglio, stando sulla destra. L'idea di costruire questa strada risale al 1818. Infatti furono Maria Luisa di Borbone, duchessa di Lucca, e Francesco IV, duca di Modena, a dare il via ai lavori per superare l'Appennino e poter disporre così di un collegamento diretto tra Modena e Lucca, senza dover passare dalle dogane del Granducato di Toscana. I lavori si protrassero dal 1819 fino al 1829. Questo vecchio edificio che vedete era una dogana voluta dai duchi di Modena e di Lucca. Questo edificio ormai è in completo abbandono e in degrado totale. È stato fatto tra il 1822 e il 1826 e serviva appunto sia come dogana che come ufficio postale. Secondo gli archivi storici, il costo di questa via era di 576.000 lire la parte lucchese e di 107.000 lire la parte modenese. Già dai costi si può capire che la parte di Lucca era molto più lunga e più complicata nella realizzazione. Continuiamo a sinistra verso Passo al Giuvo, invece a destra, se volete fare una sosta all'Orrio dei Botri, è proprio lì. Lungo il nostro percorso troveremo molti ponti, ormai in cemento e pietra, ma all'inizio erano di legno di faggio. Buongiorno. Buongiorno. Dai buone. Ed ecco il rifugio Casentini. Siamo quasi a fine della strada asfaltata, poco dopo il rifugio c'è un ampio parcheggio e da lì inizia la strada sterrata.
volta superato il rifugio Casentini, ci attenderà una strada sterrata con una pendenza media del 7% per 6 o 7 km fino ad arrivare in cima al Passo a Giovo. Un altro mito che si racconta è che una volta tornata a Lucca, Maria Luisa di Borbone, come disse, che in vetta nevicava per via della capigliatura bianca di Francesco IV. Una volta che Francesco IV seppe di questa affermazione, disse che quando in alto nevica le vacche devono tornare a valle, proprio in risposta alla battuta di Maria Luisa. Si narra che questa via ducale fosse stata realizzata proprio per congiungere sia Maria Luisa di Borbone che Francesco IV, perché si presume che fossero fidanzati e la strada servisse per congiungerli. Ovviamente anche questo è una storia, nel senso non c'è nulla di scritto, ecco. Una volta superato Foce a Giovo, riscendiamo giù fino ad arrivare a Faidello per poi risalire al Passo dell'Abetone. Una volta al Passo dell'Abetone riscendiamo giù verso la Lima. Poco dopo la realizzazione della via Ducale fu costruita questa osteria in località Terzetto. Tutti però la ricordano come località Nizzi, data dalla famiglia che la possedeva. Una leggenda di queste parti dice che in tempo di carestia, perché la strada ormai era poco frequentata, in questa osteria venivano serviti dei viandanti che furono stati presi e poi dati in pasto ad altri passanti. Ovviamente è una leggenda. Adesso noi giriamo a destra, anche perché a sinistra c'è un bel deviato d'accesso. Una volta arrivati al bivio, che a sinistra si va verso San Marcello e a destra si va nella Valle della Lima, si gira a destra verso Popiglio, si prosegue lungo la strada fino ad arrivare un'altra volta a Bagni di Lucca e Fornoli per chiudere il nostro anello. Spero che il video vi sia piaciuto, vi torni utile. Vi lascio in descrizione il mio Wikiloc dove potete trovare le tracce GPS e se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Un saluto!